So let's jump to our results. Arriviamo ai nostri risultati. And here you see the distribution of insightfulness in our sample. This is very important. And the most important thing is to look at the light blue color there, where you see 42% of the mothers that were classified as insightful. Ok, molto importante il quadrante azzurro chiaro, quello che rappresenta il 42% delle madri dei bambini autistici come capaci di insightful. So 42% is less than what we usually get with typically developing children, which is around 60-something%. But it is still a very large number because we did not know whether mothers at all will be able to show insightfulness given the difficulties of the children. And yet we saw that a nice group of them were capable of showing insightfulness. Ok, certo, sembra sicuramente una percentuale ridotta rispetto al 65% delle madri con dei bambini con sviluppo tipico, ma se pensiamo alle difficoltà che implicano il comportamento di questi bambini ci rendiamo conto che è un bel gruppo, insomma è una percentuale importante. And then you see another group, a big group, is the one-sided mothers. Un altro gruppo folto è quello del 31% delle madri con non insightful unilaterale. And I think that in many cases this has to do with the distress, the anxiety, the worry of these mothers, so that when they begin talking about the child, a lot of what they talk about is the worry and the anxiety and themselves. And that is why they get the one-sided classification. That's why many of them get the one-sided classification. Credo che questo abbia molto a che fare con la tipologia delle madri e con la patologia in sé, perché è chiaro che molte di queste madri hanno molta ansia rispetto a se stesse, rispetto al bambino, e quindi gestiscono con più difficoltà, anche a volte magari parlando di sé, insomma. Well, I'm trying to explain that, of course, we have one-sided mothers of regular children as well. So one-sidedness is not only in the case of autism. But I'm saying that maybe we have more one-sided because there is so much real reasons for worry and real stress and real difficulties that this makes some mothers so overwhelmed by their worries that they become one-sided in our classification. Ok, sto soltanto tentando di dire che in effetti queste madri forse hanno qualche motivo in più per sentirsi, diciamo, per ricadere in questa porzione di non insightful, probabilmente perché hanno anche qualche ragione in più dal punto di vista della loro difficoltà legata alla patologia. Yes, is it the 31%? Is it higher than the? Yes, it is higher. It is higher because we have, because we have more insightful, so you have less one-sided and less disengaged. Okay. In normal cases. Ok, questo è un po' più alto perché nel campione normale abbiamo anche più popolazione con insightful. So lower insightfulness is of course because you have more non-insightful. Yes. And the other kind of non-insightful are the disengaged. Again, we have disengaged mothers of regular children also. But here you also have more of those, maybe because it is really difficult to read and to know what happens inside the mind of a child with autism. Certo, questo è ancora più giustificato come numero nelle madri dei bambini autistici, perché davvero per loro può essere più difficile capire e immaginare che cosa passi nella testa dei loro bambini, che cosa sia mettersi nei loro panni. Okay, so also I just want to mention this is important. Insightfulness was not related to the child's diagnosis or to the child's functioning.
Credo sia molto importante soffermarmi un attimo e menzionare su queste due affermazioni, cioè che l'insightful non era correlato né alla diagnosi né al funzionamento, cioè intellettivo. Okay. Why is this important? Because you may say, oh, it's easier to be insightful when the child's cognitive functioning is higher, for example. So it's really not about the mother being insightful, it's about the child being more, cognitively developed. But that's not the case. So mothers can be insightful even for children who cognitively, functionally, very autistic. And the example I gave is of such a child. I mean, this is a child who's really low, and yet the mother is exceptionally insightful. Era importante distinguere queste due variabili e non mettere in relazione con la capacità della madre di mettersi nei panni del bambino, perché nessuna delle due poi ha una relazione così diretta con la diagnosi e con il grado di severità sintomatologica, né tantomeno col funzionamento alto o basso. Tanto è vero che l'esempio che ho riportato prima era proprio di un bambino, era questo il caso grave da entrambi i punti di vista. Certo, perché il rischio si potrebbe pensare che è facile avere insight quando il bambino funziona bene. So insightfulness seems to be more about the process inside the mind of the parent than it is about the child. Okay? It is more a reflection of the parents than it is a reflection of the child's objective characteristics. Ok, è importante dire che l'insightful è quindi più rispondente alla capacità materna e quindi alla sua lettura, alla lettura materna, che non alle oggettive caratteristiche del bambino. Okay, so this slide shows us how, or the level of sensitivity that these mothers showed during interaction with the child. Yesterday I told you that we observed the mothers and the children in interaction and we coded their sensitivity. I described the sensitivity scale from 1 to 9. Okay? Ieri abbiamo descritto la sensibilità e vi ho mostrato un video in cui c'era la madre. That's right. That's right. So now somebody else is observing the mother and giving her a score on how sensitive she is, and somebody else is coding her interview to determine if she's insightful or not insightful. Ok, quindi ci sono due operatori, uno che determina il suo grado di sensibilità in una scala e l'altro che invece si occupa di determinare la sua capacità di insightful. E questa slide è molto importante perché mostra che le madri che sono classificate come capaci di insightful sono anche valutate, hanno un punteggio di maggiore sensibilità. Okay, and you see the very simple expected result that the mothers who are insightful are also show that in their actual interaction with the child. This is important for us, okay? Because you could say, okay, this mother knows how to talk nicely in the insightfulness assessment. She speaks nicely, she's accepting and all of that. But does that really express itself in her actual behavior with the child? In her actual interaction? Sensitivity is the way she is observed to be in the actual interaction. Ok, la sensibilità è la capacità attraverso la quale lei riesce a comportarsi nell'interazione attuale col bambino, quindi lei viene osservata rispetto a questa caratteristica nell'interazione corrente con il bambino, perché delle caratteristiche del discorso di una madre con l'insightful potremmo anche determinare che lei sia in grado di mettersi nella mente del bambino, però la sensibilità invece ne descrive anche la capacità reale. Okay. We also looked not only at their sensitivity, but also at something that we call structuring. This is another side of mother's behavior. How she organizes the learning experience for the child. Can she challenge the child at the right level, not too high,
so that it is more than his capacity, not too low that it's too easy, but just at the level that challenges the child in an appropriate way. That's called structuring. Ok, questa è un'altra, diciamo, sfaccettatura delle caratteristiche materne che abbiamo valutato, si chiama strutturazione, riguarda la capacità di madre di organizzare le esperienze, le modalità di apprendimento per il bambino in maniera che sia di sfida, ma una sfida non eccessiva, cioè troppo al di sopra delle reali capacità del bambino, né tantomeno troppo al di sotto, ma che siano appropriate e stimolanti per quel bambino. And again, you see, as expected, that the mothers who are more insightful, who are capable of seeing it from the child's point of view, so then they're capable of adjusting the level of difficulty of the game to the child's capacity. Ok, le madri che sono state ritrovate a essere più insightful ovviamente erano anche quelli capaci di maggiore adattamento anche nel livello di gioco, quindi rispetto alla reale necessità del bambino. Okay. So now the next question, of course, is what about attachment? Okay, that's the whole point here. What is the link between insightfulness and attachment? And this graph shows you that the 19 mothers that were insightful, about 60% of their children were secure, that's blue. And in the non-insightful, it was just about 20%. So there was a clear relationship between being insightful and your child having a secure attachment to you. Allora abbiamo ritrovato poi la relazione diretta tra l'attaccamento sicuro e la capacità di insightful, come mostra chiaramente il grafico. Nella percentuale di madri che abbiamo valutato, un campione di 19 madri hanno mostrato un attaccamento, che i loro bambini avevano un attaccamento sicuro nel 60% dei casi, che è la relazione diretta poi con l'insightfulness, mentre il 26 di questi bambini raggiungevano una percentuale di circa il 20%. Okay, so we could have stopped here, and there's a nice story here. Mothers who are insightful are more sensitive, and their children are more likely to be secure, and that could be the end of the day, and we could go out, and it's nice and sunny outside. But there's another piece of the story that I have to tell you. Ok, potremmo anche concludere qui dicendoci che quindi le madri che sono capaci di maggiore insightful probabilmente avranno bambini più sicuri, e potremmo insomma chiudere su questo aspetto dicendo che è tutto risolto, ma... Okay, so when we talk about insightfulness for a child who has received a diagnosis, a serious diagnosis like autism or other serious diagnosis, there's also a process of resolution that we talk about, which is really the parents' capacity to come to terms with the fact that their child is not going to be the child that they were hoping for, a healthy child, a normal child, a regular child, but that they have a child with a serious developmental problem that is probably going to be with him for the rest of his life. Ok, ma nel caso in cui parliamo di bambini autistici che hanno ricevuto una diagnosi così invalidante anche sul profilo di sviluppo come l'autismo, un processo importante che dobbiamo considerare è quello di risoluzione rispetto alla diagnosi, che significa un po' fare i conti, ricercare i significati della diagnosi che loro stessi hanno ricevuto, cioè vedere il bambino al di là della diagnosi. So, in order to see the child behind the diagnosis, to be insightful, the parent needs to transform their representation of the child in line with the diagnosis. A parent has a representation of who the child is and who they expect the child to be, and so on. And they have to, in some way, modify, change this representation to within the limits, within the constraints of what their child will be capable of doing.
Ok, i genitori quindi devono modificare l'immagine del bambino per come avrebbe dovuto essere, confrontarla con quello del bambino reale per vedere il bambino al della diagnosi e per essere capaci di insightful, quindi devono modificare le loro rappresentazioni, le rappresentazioni mentali che hanno del bambino e renderle più allineate con la diagnosi che hanno ricevuto. And this is not only a cognitive process, of course, that has to do with changing your representation. This is obviously a very painful, emotional process too. And many people have described it as a process that's similar to grief, where you lose the child you were hoping to have. It's like he has died, and you have to accept this new child who's different. E capite bene che non può essere un processo di modificazione unicamente cognitiva, ma che riguarda anzi eminentemente un processo doloroso di elaborazione emozionale che per certi versi è stato messo in parallelo con l'elaborazione di un lutto, cioè il dolore che ha a che vedere con la morte del bambino che loro avevano evidentemente atteso. Okay, so in order to assess where the parents are in relation, or the mothers are in this case, in relation to their reaction to the diagnosis, we used an interview called the Reaction to Diagnosis Interview, developed by Bob Marvin and Bob Pianta. Ok, quindi abbiamo sviluppato un'intervista per valutare il punto in cui si trovano queste madri rispetto alla reazione che hanno avuto nella diagnosi. È una procedura ideata insieme con gli autori Marvin e Pianta. We did it right after the insightfulness assessment as a natural kind of continuation. So for the mothers, this was not another interview. It was just the continuing of the insightfulness assessment. We talk about the child. We looked at the video, and now I have a few more questions to ask you about your child. Ok, per le madri sottolineiamo il fatto che sia stato un processo graduale attraverso il quale le abbiamo accompagnate, non è stato così pesante, non era un questionario in più da svolgere, è stato tutto un processo che a partire dalla valutazione, dall'assessment dell'insightfulness ci ha portato poi attraverso i video anche a quest'ultima procedura. And these are the questions you can just translate. E queste sono le domande che noi facciamo alle madri. Quando è stata la prima volta che hai realizzato che tuo figlio aveva un problema? Dimmi, cosa è successo il giorno in cui hai appreso la diagnosi che era stata posta a tuo figlio? Sono cambiati da allora i tuoi sentimenti? Hai idea del perché tu abbia un bambino con dei bisogni speciali? Okay, I just want to comment that this interview, much shorter than the insightfulness assessment, maybe takes 10 minutes. Ok, è un'intervista più breve rispetto a quella che noi facciamo con l'insightfulness e richiede circa 10 minuti. But we had many more tears in this interview compared to the insightfulness assessment. Ma sicuramente abbiamo più persone che piangono in un'intervista come questa rispetto a quella per l'insightfulness. Because in the insightfulness assessment, the focus is on the child. Not easy, but the focus is on the child. Also, it's more of a cognitive kind of challenging interview. You have to think more. And here, it's like the arrow goes straight to the heart, you know? Ok. Qui diciamo la tematica arriva dritta al cuore, mentre nel caso dell'insightfulness ci aspettiamo che loro si interroghino di più sulle modalità di pensiero, quindi è già un'intervista che richiede un altro piano più cognitivo rispetto al modo di pensare del bambino, il focus è sul bambino, qui invece è più chiaramente evocativa in senso emozionale. I also want to point out that here and there mothers told us that this was the first time anyone talked with them about their experience of the day of the diagnosis. You mean here and there sometimes? Le mamme spesso hanno detto che era la prima volta che qualcuno gli chiedeva di parlare della diagnosi.